Bentornati sul canale ragazzi, questa è Fatti gli affari miei, la serie in cui condivido la mia vita attraverso le uscite e le entrate finanziarie. Perché se ci pensiamo, è vero, circa l'80-85% della nostra vita, togliamo il sonno, togliamo poche altre cose, ma tutto il resto della nostra vita ha dei riflessi finanziari, sotto forma di entrate, sotto forma di uscite. Ma adesso andiamo subito al sodo e vediamo quali sono state le uscite di questi giorni. Come sempre prendiamo in mano le nostre applicazioni bancarie, sono quelle che governano il nostro foglio, no? Quindi l'entrata e l'uscita finanziaria effettiva è quella che dà il primo impulso al foglio. Quindi scorrendo le mie applicazioni, cominciamo con BancoPosta. Questo è il centro di controllo. Il primo box in alto a sinistra mi dice se il sistema è quadrato, quindi se le entrate e le uscite di banca sono in linea con quanto io ho riportato all'interno del file. Queste qua sono le spese residue per il mese, spese fisse e spese variabili. E questo qua è il mio cuscinetto, cioè l'ammontare di liquidità in eccesso rispetto alle mie esigenze, che però mi fa stare tranquillo per gestire qualche spesa extra. Siamo nella quarta settimana del mese di ottobre. Qua abbiamo anche la barra di avanzamento delle spese variabili che mi dice più o meno a che punto stiamo, e su un totale di 160 euro ne ho spese 22, quindi so che mi rimane un residuo fino alla fine della settimana di 138 euro. Qua abbiamo la quadratura dei conti correnti ed andiamo subito ad aggiornare il saldo di BancoPosta. Ok, quindi ci muoviamo sulla prima colonna. Mi è passata una bolletta di 39 euro. Allora qua allarghiamo un pochino la cella di ingresso dei numeri, quindi una bolletta di meno 39 euro. Appena io inserisco la nuova spesa, vediamo subito che il sistema mi segnala una squadratura proprio dei 39 euro che abbiamo passato. Ce l'abbiamo sia qua in alto a sinistra sia qui in basso a destra, perché è il flusso finanziario delle entrate e delle uscite, ok? Fino ad arrivare al finanziamento delle spese fisse e variabili. Quindi abbiamo detto che escono 39 euro. Per andare a pareggiare questi 39 euro sulla squadratura, come facciamo? Andiamo sulle nostre spese fisse, andiamo a cercare che cos'era questa qua, era il gas. Quindi la bolletta del gas, la riga è questa, il mese di ottobre, eccolo qua, 39 euro. Andiamo sulle spese fisse e andiamo a stornare la bolletta di 39 euro, eccola qui. Lo invio. A questo punto il sistema è ritornato in equilibrio. 39 euro la segniamo come nera, perché ricordo che i numeri verdi sono quelli che avevo previsto a budget. Nel momento in cui hanno un riflesso finanziario, quindi sono soldi entrati e usciti dalla banca, praticamente diventano neri. Quindi questo 39 lo faccio diventare nero. Ecco qui. Allora andiamo a prenderci. Ok, perfetto, andiamo avanti. La seconda spesa che ho sostenuto, mi è passato il canone annuale di Canva, sempre BancoPosta, quindi BancoPosta meno 110, immediatamente mi rileva la squadratura di 110. Come abbiamo fatto poco fa, non andiamo a fare altro che andare a sistemare le spese fisse residue del mese. Quindi vedete questa cella di 502 euro non sono altro che la somma di tutte le spese fisse che io ancora devo pagare. Sostanzialmente fa la somma dei 13 di Telepass, 369 euro della palestra e 10 euro di io che faccio, nel momento in cui faccio il budget, considero randomicamente degli importi che coprono anche i regali fatti in ufficio, per dire, no? Quindi questi 10 euro sono quelli, anche se questo mese praticamente non ne ho, quindi possiamo anche toglierli e automaticamente mi sarà aumentato il cuscinetto. Vi faccio vedere questa cosa. Io avevo un cuscinetto di 127 euro, se io tolgo 10 da qua, automaticamente il mio cuscinetto, cioè le mie somme in eccesso rispetto a quello che mi serve, passano a 137, quindi 10 euro in più. Allora, questo qua lo andiamo ad eliminare, abbiamo detto, e dobbiamo passare i 110 euro tra le spese fisse. Quindi andiamo qui dentro, 4,92, io vado a neutralizzare la spesa di 110 che sta sempre tra le spese fisse, perché questa qua mi passa ogni anno tra gli abbonamenti in Canva. Perfetto, ok, passato questo diventa nero e passiamo alla prossima spesa, che è la Conad. Dunque siamo andati a comprare qualcosina, non ricordo che queste erano le lamette della barba, che manco me la faccio, forse più per i capelli che non per la barba. Queste sono spese variabili. Allora aggiorniamo la banca, aggiorniamo prima la banca, 234 diventa
meno 10, 224. Allora, notate questo, queste sono le spese variabili di ottobre, siamo alla quarta settimana, ho un totale a budget di 160 euro a settimana, questo per tutto l'anno, ho speso già 22 euro e mi rimane un residuo di 138. Se vado sul foglio delle spese variabili, guardate com'è diventato, non so se vi ricordate, era un foglio enorme, non tantissime colonne. Adesso, grazie a questa query, possiamo andare a vedere tutti quanti i mesi dell'anno, quindi da gennaio a dicembre, oppure possiamo andare a selezionare il mese che ci interessa, in questo caso ottobre, quindi visualizza mesi, vado sul mese di ottobre e non fa altro che andare a nascondere le colonne che non mi servono. Abbiamo detto che abbiamo speso dunque 10 euro al supermercato, quindi aumentiamo le spese, è per questo che un più aumentano, da 22 passano a 32, vedete anche qui riporto l'importo totale che avevo a budget, 160 euro. Questo è il residuo, automaticamente sarà aggiornato anche qui, vedete? E sarà avanzata anche la barra delle spese variabili di questa settimana. Il sistema è tornato in equilibrio, andiamo avanti. Ho 2 euro al bar, ho presi 2 caffè. Ok, andiamo a sistemare anche questo tra le spese variabili, bar e gelandrie sulla quarta settimana, 2, perfetto, finito ragazzi, tutto qua. Diciamo che effettivamente io l'avevo aggiornato un paio di giorni fa questo foglio, perché avendo fatto un restyling totale di tutto quanto il foglio, che cosa succede? Che io l'ho aggiornato con una frequenza molto più alta rispetto al solito. Ci possiamo mettere 5 minuti in più, ma sono questi qua i passaggi. Rileviamo prima il movimento della banca, in entrata o in uscita. Aggiornando la banca, il sistema rileva subito la squadratura. Dobbiamo andare a rimettere in equilibrio semplicemente andando a riempire la casella relativa alla spesa che abbiamo sostenuto. Se è spesa fissa, va nel blocco delle spese fisse, se è una spesa variabile, lo andiamo ad inserire nel foglio specifico delle spese variabili ed è tutto qua. A questo punto approfitterei per farvelo vedere, perché vorrei sapere che cosa ne pensate. Qua abbiamo una dashboard che mi dà subito le informazioni più importanti, quelle che mi interessano di più. Siccome questo foglio gira su fogli Google, ce l'ho sempre accessibile anche da cellulare, quindi se io non mi ricordo quanto è il residuo di spese variabili per la settimana, vado un attimo sul cellulare, vado sulla dashboard, vedo che il residuo della settimana è questo qui, 126 euro, e mi regolo sulla spesa che sto per fare, semplicemente questo. Qua ci sono altre metriche che per me sono importanti, cioè quanto è il mio tasso di risparmio, qua mi dice se il mio sistema è in equilibrio e quindi se è tutto quanto sotto controllo, e qua mi dà l'ammontare del mio fondo emergenze. I colori sono in verde perché va tutto bene, questo è in giallo perché ho raggiunto la soglia dei miei obiettivi. Anzi, a questo punto vi faccio vedere anche la parte degli obiettivi. Come vedete, il mio fondo emergenze ha un target di 16.875 ed è stato raggiunto. Teoricamente dovrebbe essere verde questo box, il box del fondo emergenze, ma non lo è perché io semplicemente vorrei arrivare almeno a 18.000 euro, ma ho già raggiunto il mio target, quindi è soltanto una questione mia di maggior sicurezza. Poi ci sono le mie fonti di entrata descritte, che sono queste. Poi nel grafico a ciambella di destra è dove vanno a finire le mie entrate, quindi il 52% a spese fisse, il 12,9% mi va sul PAC, quasi il 7% ce l'ho sul fondo pensione, l'11,9% va sul fondo emergenze e il 16,2% è destinato a coprire le spese variabili. E qua mi dà le spese fisse per categoria, quindi casa, figlio, tempo libero, la crescita personale, i trasporti, eccetera. Spese variabili stessa cosa, la spesa alimentare tra le spese variabili è quella che pesa di più sul mio budget. Poi ci sono subito dopo i ristoranti e bar, spese fisse e spese variabili, e qua è il totale. Quello che mi succhia più soldi è assolutamente la casa, poi chiaramente le spese familiari che so sempre per mio figlio sono la seconda spesa più importante, e poi ho fatto in modo di aumentare i soldi che investo nel tempo libero. Qua neanche le chiamo spese, faccio fatica a chiamarle spese perché i soldi che spendiamo per il nostro tempo libero sono soldi investiti, tanto quanto lo sono i soldi che noi paghiamo per fare i nostri investimenti finanziari. Quello è investimento in cose dell'anima, il tempo libero è sacrosanto. Queste qua sono le mie entrate e uscite, la linea blu che vedete è la linea del risparmio. Gli ultimi due grafici, questo qua di sinistra è il buffer, cioè il cuscinetto, come si muove nei mesi. Questo qua per me è un alert averlo sotto zero, quindi vedete che è quasi sempre sopra lo zero, quindi è quasi sempre positivo. Soltanto a giugno è il risultato negativo per una settantina di euro, ve lo faccio vedere perché sta qui sotto, eccolo qua, per 73 euro. Questo qua è la riga del buffer, e questo significa che per giugno io ho dovuto, che ne so, prendere i soldi dal fondo rischi per andare a coprire tutte quante le spese. Ecco, avere il buffer sempre sopra la linea dello zero per me è molto importante. Ed infine abbiamo il fondo emergenze. Da quando l'ho costituito nel 2019, ve lo faccio vedere perché è qui, questo grafico si alimenta da questa tabella, dal fondo emergenze. Anzi, dal 2021 io ho cominciato a mettere i soldi da parte per il fondo emergenze. Dal 2021 ad oggi, ecco, sono arrivato a 16.875 ed è esattamente il livello rappresentato da questo grafico. Questo l'abbiamo visto, il centro
di controllo, qua abbiamo i nostri flussi di cassa come si muovono, qua c'è la banca, questi importi vengono integrati dai crediti e dai debiti, dai buoni pasto e dai buoni Amazon. L'ammontare in 2172 non è altro che la somma di tutto questo. Se faccio la somma di questi due importi, 2172 è esattamente l'importo della liquidità netta, all'interno della quale c'è un buffer di liquidità che mi serve a coprire le spese dei mesi successivi di novembre e dicembre, che evidentemente con le entrate di questi 2 mesi non riesco a coprire per intero, quindi ho bisogno del mio buffer e lo utilizzerò per 1664. E poi il residuo, questi 508, è l'ammontare della liquidità che mi serve a coprire le spese residue del mese, e sono quelle fisse e quelle variabili, e la somma di questi due fa 508, che è esattamente la liquidità che ho a disposizione per sostenerle. Subito dopo abbiamo le entrate, suddivise per i 12 mesi dell'anno. Ricordo che io sono un lavoratore dipendente, per cui c'è lo stipendio, l'assegno familiare, il premio welfare, eccetera eccetera. Il box giallo è quello dell'allocazione delle entrate, cioè dove vanno a finire le mie entrate, ed è quella che alimenta sostanzialmente questo grafico qua. Facciamo un passo indietro. Mentre il box verde alimenta questo grafico qui, il box giallo alimenta il grafico blu, cioè dove vanno a finire le entrate. Subito dopo l'allocazione delle entrate abbiamo il blocco delle spese fisse, suddivise per le varie categorie: salute, trasporti, figlio, casa, eccetera. Dopodiché abbiamo il margine delle spese variabili, cioè parto dalle entrate. Dalle entrate tolgo tutto quello che va verso fondo emergenza e fondo investimenti, ciò che rimane è a disposizione delle spese, sia fisse che variabili. Se quindi da quell'ammontare residuo io tolgo il totale delle spese fisse, rimane il margine per le spese variabili, ed è esattamente questo, ok? Questo è il margine per le spese variabili. Poi determino quanto attribuire mensilmente alle spese variabili, e poi quell'ammontare mensile me lo divido in settimane. Alla fine è venuto fuori questo budget di 160 euro che io cerco in tutti i modi di rispettare. Da quando ho questo strumento di controllo non ho mai sforato l'ammontare di spese variabili della settimana. Sono stato veramente molto attento. In questo foglio abbiamo la gestione dei crediti e debiti. Questo alimenta automaticamente il mio foglio di cash flow su queste due righe. Le righe celesti sono praticamente le righe che non richiedono un inserimento manuale, perché prendono informazioni da altri fogli. Nel caso dei crediti e debiti prendono le informazioni da questo foglio qua, cioè se io ho un credito verso qualcuno perché gli faccio un prestito, verso Luigi, mettiamo 1000 euro di importo, se abbiamo una data entro la quale lo dobbiamo recuperare questo credito, la mettiamo 31 dicembre 25. Adesso vedremo se io vado sul cash flow, ovviamente mi darà una squadratura, perché questi 1000 euro non hanno avuto un riflesso finanziario. Se lo avessero avuto io avrei pagato, no? Supponiamo che io avessi pagato con Trade Republic, avrei dovuto mettere 1000 euro per il bonifico fatto a favore di Luigi, e a questo punto il mio sistema ritorna ok. E questo invece è il foglio degli obiettivi, che è praticamente automatico. L'unica parte manuale qui è quella in cui andiamo ad aggiornare i saldi dei nostri conti correnti, e la parte in cui sviluppiamo la costruzione dei nostri obiettivi, quindi il fondo emergenze, una vacanza in Vietnam, l'automobile per la quale ancora non ho messo niente da parte. Quindi per esempio io il prossimo mese, a novembre, sto già che metterò da parte altri 470 euro. Quando scavallerà il mese mi entrerà lo stipendio, 470 euro andranno ad obiettivo vacanza Vietnam, quindi avrò un aumento di uno di questi conti correnti, o BBVA o Trade Republic, anzi sicuramente Trade Republic, perché è sotto i 5.000 euro. Per non pagare l'imposta di bollo cerco di avere sempre un saldo che non superi 5.000 euro. Mentre invece la parte di riepilogo viene aggiornata in automatico. Qua ci sono delle barre di avanzamento per capire a quanto stiamo nel raggiungimento dei nostri obiettivi. Insomma ragazzi, io lo trovo molto efficace. Fatemi sapere che cosa ne pensate nei commenti. Vi do appuntamento per il prossimo aggiornamento con il foglio di lavoro Budget Chrysler Lab. Un saluto a tutti, alla prossima!